Buongiorno a tutti, faccio questo nuovo video per parlare ancora di trascrizioni e delle azioni preliminari, dei pensieri e del giusto approccio verso questo tema molto impegnativo. Mi spiego meglio. Penso sia evidente che le trascrizioni non sono per tutti. Le trascrizioni sono per chi vuole alzare drasticamente il suo livello musicale. Quindi, se non ti interessano le trascrizioni, significa che non ti interessa fare un percorso sicuramente lungo e impegnativo, ma che ti può portare una consapevolezza e un bagaglio assolutamente superiori alla media. In queste settimane molte persone hanno scaricato le trascrizioni che ho messo a disposizione e ringrazio molto e spero abbiano trovato utili le trascrizioni. Se sei interessato, il link è in descrizione. Mi fa piacere che molte persone abbiano scaricato il materiale, significa che è un argomento molto sentito e sono ben felice di parlarne qui con voi. Come ho già detto in altri video precedenti, quando parlo di trascrizioni non parlo solo di PDF e immagini trovate in rete. Quello è soltanto un punto di partenza, anzi, il fatto di trovare uno spartito già pronto ti fa perdere gran parte dei benefici che ti dà una trascrizione, perché per vedere i veri risultati bisogna sporcarsi le mani. Quindi, tornando al tema del video, volevo condividere quali sono le azioni preliminari e come poter muoversi nel momento in cui si approccia a una trascrizione. La domanda fondamentale che ti devi fare è: qual è il mio obiettivo? O meglio, a cosa mi serve questa trascrizione? Le risposte a queste domande possono essere molteplici. Il fatto di ammirare un artista, il fatto di voler capire cosa c'è dietro una melodia o un giro armonico, il fatto di voler suonare un determinato brano nel modo più fedele possibile e tanti altri motivi. Ogni risposta è corretta e ha senso di esistere. È giusto che ognuno abbia i propri obiettivi, è normale. La cosa fondamentale in questo caso è essere consapevoli del perché proprio quella trascrizione, perché quel specifico brano o quel specifico frammento. Grazie a questa consapevolezza ti puoi indirizzare verso la strada più giusta per risolvere questi tuoi obiettivi. Molto spesso, in un primo momento, ti sarai ritrovato a cercare degli spartiti online già fatti. In un primo momento può essere effettivamente una buona soluzione, soprattutto se non hai idea di come iniziare e hai bisogno di un modello, di un esempio da cui partire. Se scarichi una trascrizione da internet e vuoi sapere se è una buona trascrizione, ti rimando al mio video precedente che trovi nelle schede. Bene, ammettiamo che hai scaricato lo spartito del tuo brano preferito, lo hai studiato e lo sai suonare molto bene sullo strumento, quindi sei arrivato, hai raggiunto l'obiettivo. Sbagliato, questo è solo l'inizio. Se vuoi fare un vero salto di qualità, devi iniziare a trascrivere in autonomia. Non sai come fare? Eccoti dei consigli pratici. Per prima cosa, indispensabile, inizia con poco. Datti come obiettivo di trascrivere una piccola parte, una breve melodia, un frammento di brano, sicuramente non un brano intero. Cerca però, allo stesso tempo, di cogliere più elementi possibili di quel frammento, quindi non solo le note, ma soprattutto il fraseggio, la dinamica, le articolazioni, il feeling, il sound, il contesto melodico, armonico e ritmico, cercando il più possibile di utilizzare un ascolto attivo, quindi senza distrazioni. Lo dico perché al giorno d'oggi sono rari i momenti in cui ascoltiamo attivamente la musica. Vabbè. Mi raccomando, una cosa importante: se ti rendi conto che quella parte che hai scelto è troppo difficile, fermati e inizia qualcosa di più semplice. Ci potrai tornare in futuro quando avrai accumulato un po' di esperienza. Non c'è nulla di male nel cominciare con le cose semplici, anzi, è molto più utile perché riuscirai a immagazzinare molte più informazioni se tratti con qualcosa alla tua portata, piuttosto che qualcosa che per te è incomprensibile e quindi non ti dà nulla. Una volta che hai individuato il frammento che vuoi trascrivere, la prima cosa da fare è di provare a cantarlo. Tranquillo, non serve essere cantanti professionisti. La finalità è capire se hai compreso fino in fondo la parte e questa cosa la puoi capire solo cantando. Se non lo sai cantare, significa che non l'hai ancora interiorizzato. Per questo cerca di frammenti molto piccoli, anche solo poche note. Una volta che le sai cantare, le provi a trasferire sul tuo strumento.
All'inizio lentamente, poi quando prendi un po' di dimestichezza puoi anche velocizzare. A quel punto lo puoi provare a inserire all'interno del brano originale. Se lo guardi su YouTube puoi anche rallentare il video dalle impostazioni. Quando ti sembra a posto e sei tranquillo, prova a far partire l'audio un po' prima dal punto in cui hai trascritto per poi inserirti nella parte che hai trascritto. Se fila tutto liscio, hai raggiunto l'obiettivo. A questo punto non ti resta che ripetere questa pratica più volte possibili in più brani possibile. Questi sono i primi passi da fare e ci vorrebbe una serie specifica di video su questo argomento. Fammi sapere se ti interessa il processo di trascrizione nello specifico, che, caso positivo, posso creare dei video specifici e sicuramente più approfonditi di questo. Prossimamente tornerò con dei video più tradizionali, quindi suonati, nel quale suonerò dei brani suggeriti nei vostri commenti. Vi ricordo per l'ultima volta di scaricare adesso le trascrizioni disponibili al link in descrizione perché saranno disponibili solo fino a sabato a mezzogiorno. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.